differenza penso che rappresenti due cose di fondo. Cioè, da un lato abbiamo la differenza che io chiamerei in un certo qual modo naturale, ed è un fatto della vita, ed è la differenza che ci ricorda la ricchezza della vita. Dall'altro lato invece abbiamo una differenza le cui radici sono invece diverse, e sono radici sociali, economiche, culturali, sono il prodotto in un certo qual modo dell'attività del pensiero dell'uomo. Nella nostra società la differenza viene vissuta oggi in modo, io credo, sostanzialmente negativo. Se parliamo della differenza naturale, della differenza che rende ogni individuo appunto diverso dall'altro, ci accorgiamo che sempre più spesso riemerge un pensiero e una pratica razzista in modo più o meno consapevole, e in fondo il razzismo era questo, cioè far corrispondere ad una differenza di ordine naturale, di ordine biologico, un giudizio di valore, un giudizio morale. E questo lo vediamo riemergere nelle società occidentali. Se ragioniamo invece della differenza o delle differenze che hanno una ragione sociale, economica e quindi anche politica, credo, anche qui c'è un elemento di forte negatività, perché questa differenza oggi è alla radice di ingiustizie sociali, di ineguaglianze che vengono rimosse, che vengono occultate, rispetto alle quali non si fa nulla per rimuoverle e per andare incontro quindi ai bisogni di coloro che vivono queste disuguaglianze. Ecco. Quindi sicuramente nel complesso la nostra società oggi ha un rapporto assolutamente contraddittorio nei confronti della differenza, non è capace di pensarla, non è capace di farla propria, non è capace di immaginare un tutto che tenga assieme le differenze, ma le tenga assieme all'interno di un quadro armonioso ed equilibrato, dove armonioso ed equilibrato vuol dire anche e soprattutto, secondo me, rimuovere le tante ingiustizie, le tante ineguaglianze. Il nostro obiettivo è quello di mettere in campo un servizio laico, aperto, pubblico, dove il concetto di pubblico vuol dire questo, vuol dire rispondere ai bisogni e farlo mettendo al centro della nostra azione l'uomo, gli uomini e le donne chiaramente, quindi i portatori di un bisogno, ma ancora di più di un diritto fondamentale. Quindi a fronte di questi bisogni, di questi diritti, bisogna rispondere in modo universale. Per questo a noi piace parlare spesso anche di un nuovo umanesimo. Un nuovo umanesimo è questo, è riconoscere ciò che unisce tutti gli uomini, al di là di ogni differenza, e fare, come recita l'articolo 3 della nostra Carta fondamentale, mettere in campo tutte quelle azioni che vanno a rimuovere le discriminazioni di ordine sociale, economico, di genere, di qualsiasi tipo, per tendere appunto a una concezione universalistica dei diritti, delle libertà fondamentali e della tutela della dignità di tutte le persone.